volta un poeta disse che il vino è il mondo intero racchiuso in un bicchiere. Se osserviamo attentamente un calice di vino, scopriamo che è la sintesi sorprendente di ciò che ci circonda. Il suo profumo racconta la terra in cui nasce, parla di fiori e frutti, delle spezie, della montagna, del vento e della luce. Dietro ogni botte e ogni bottiglia c'è tutto un territorio da degustare. Sarà questo il fil rouge del nostro viaggio, in un percorso alla scoperta delle eccellenze del nostro territorio. In ogni cantina protagonisti saranno 3 diversi vini, che scopriremo attraverso 3 degustazioni, 3 prodotti unici, nati dalla passione di chi ha scelto di dedicare la propria vita all'arte vitivinicola. I nostri sommelier Enrico Fiorini, Gianluca Boninsegna e Marco Scandoliero verranno poi messi alla prova da una degustazione al buio. Terrazzo, nel cuore del Basso Veronese, al confine con la provincia di Padova. Qui sorge l'azienda Le Carezze, una cantina a produzione biologica nata dalla passione di Luigi Marangoni, un sogno diventato realtà. 30 ettari di campagna riconvertiti seguendo le regole della biodiversità, un lavoro immenso lungo 20 anni, con l'obiettivo di creare un ambiente idoneo per un vigneto ed una cantina biologici. Luigi, dopo questa passeggiata finalmente troviamo un po' di ristoro. Qua avete preparato il Kretes Brew, una bollicina, l'Iris. Allora Luigi, durante la camminata mi hai svelato l'arcano che mi sono sempre chiesto, perché l'azienda si chiama Carezze, ma perché siamo in verità in via e località Carezze, in un posto inusuale per la vite, Luigi. Siamo a Terrazzo. Sì, è vero, è un posto inusuale, però da quello che è stato fatto e quello che pensavo di fare qua, mi pare che il risultato sia molto soddisfacente. Abbiamo comprato la campagna nel 94, c'era seminativo e piante da frutto con sistema convenzionale, quindi grandi quantità di diserbanti, di concimi chimici, e la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo tirato via tutto, abbiamo cominciato a creare una biodiversità, perché io arrivo da un mondo che non è quello agricolo, arrivo da un mondo, quello metalmeccanico, e quando abbiamo potuto, ho sempre avuto la passione per la campagna, per il verde, per le cose biologiche, per le cose naturali. Quindi quando è stato possibile dal punto di vista finanziario, anche abbiamo trovato il posto giusto, abbiamo fatto questo acquisto. Prima cosa, abbiamo risanato l'ambiente creando un qualcosa di diverso per la zona, perché è vero che la zona per la tradizione del vino è importante, ma è vero anche costruire un ambiente sano, un ambiente incontaminato, e un ambiente dove ci sono state le esondazioni dell'Adige e del Fratta nei secoli passati, portando la ricchezza anche qua a Terrazzo, che si trova in Valpolicella, in Alto Adige o sulla Lessinia. Ha fatto un'analisi del terreno e c'è ferro, magnesio, manganese, calcio, e quindi abbiamo lavorato per 20 anni per creare l'ambiente, quindi piantando boschivo, piantando biodiversità. Dopo 20 anni, nel 2015, abbiamo pensato di fare questo vigneto, perché abbiamo ritenuto che i tempi fossero maturi, l'ambiente fosse quello giusto per creare questa realtà. Allora Luigi, a zona inusuale, siamo a Terrazzo, però mi hai detto che anche l'analisi del terreno dicevano che anche qui nella campagna veronese si può fare vino. Sei un produttore inusuale perché nasci dal mondo metalmeccanico e poi sposi la passione di una vita. Quindi mi immagino che anche questa bollicina, intanto facciamo un cin, così rompiamo il ghiaccio a Carezze. Immagino che anche questa bollicina sia altrettanto inusuale, non mi aspetto altro da te. Anche questo è frutto di una ricerca, perché siamo partiti col biologico ancora nel 2000, certificati da QC&I, un ente certificatore che poi è fallito, quindi abbiamo sospeso la certificazione perché il seminativo allora anche per quanto riguarda il biologico non era remunerativo. Però quando abbiamo pensato il vino abbiamo pensato subito alla certificazione del 2015, quindi nel 2018 abbiamo il primo vino biologico anche dal punto di vista burocratico, anche se in realtà nel 2000 noi non diamo niente in questo territorio. Non ci siamo accontentati del biologico, abbiamo saputo che sul mercato ci sono delle piante resistenti, abbiamo fatto la nostra sperimentazione, assaggiato di vini e ci sono piaciuti, quindi insieme al nostro enologo
che anche lui è un ricercatore, gli piace sperimentare, nel 2018 abbiamo piantato, nel 2017 scusa, abbiamo piantato le prime piante resistenti. Siamo partiti da questo Sauvignon Carettos, che questo è il vitigno ha 3 anni, in 3 anni questo non ha visto un grammo di zolfo e di rame in campagna e pochissima solforosa in cantina. Quindi questo è un vino che non possiamo dire sano, ma fa meno male degli altri, insomma, ecco, se un altro. Allora Luigi, una declinazione anche particolare di questa uva internazionale che è il Sauvignon, perché una declinazione il Cretos, quindi stiamo parlando di i famosi Piwi Wine, Esatto. Quindi questo progetto Solaris, viti resistenti. Io mi sono un po' informato prima di farti visita, ho visto che è una vite che penso si adatti molto bene a questo territorio perché resiste soprattutto a Pronospora e Oidio. Ecco, la nostra zona è vero, è una zona umida, quindi bisogna fare molta attenzione quando si sceglie un vitigno. Fin dall'inizio abbiamo usato vitigni con uve con la buccia resistente e grappolo spargolo, perché il grappolo spargolo permette di eliminare l'umidità, basta con un soffio di vento, mentre se il grappolo è compatto, lì tendenzialmente si prende per un ospite l'oidio. Quindi questa è stata la prima scelta. Abbiamo visto che questa pianta, oltre che resistere per i suoi geni, per le sue selezioni state fatte, anche le caratteristiche sul grappolo, quindi si presta perfettamente per soddisfare il nostro scopo, che è quello di avere un'uva resistente e che si vinifichi senza bisogno di, tra altre cose, non usando zolferame, la prurina che c'è sulla buccia, che è quella parte cerosa che protegge dagli ultravioleti della pianta, è piena di lieviti. Non usando lo zolfo i lieviti si salvano e la vinificazione, la fermentazione l'abbiamo fatta addirittura senza lieviti aggiunti. Quindi dentro c'è tutto di naturale, sono questo qua. Luigi, allora stiamo parlando di uno spumante, il metodo è lo Charmat, so che siamo intorno ai 120 giorni della presa di spuma da uva Sauvignon. Vediamo, io sento queste belle note erbacee, aromatiche però non troppo aromatiche, non aromatità spinta al naso, quindi freschezza, mi dà già la sensazione di freschezza solo l'aspetto olfattivo. Palato, ottima sapidità, grande salubrità, un frutto molto preciso, veramente mi ricorda l'uva appena pigiata, fermentata e imbottigliata. Credo che anche sia un po' il messaggio che volevi dare attraverso questa bellissima bollicina, come questo Sauvignon. Quindi freschezza, salubrità, un vino che può essere da aperitivo, credo ottimo da aperitivo, ma anche può accompagnare benissimo dei piatti, dei primi piatti, anche di una media struttura, qualche bella pasta all'uovo per bilanciarne la tendenza dolce e anche, perché no, su qualche bel pesce di lago ma anche di fiume, dato che dobbiamo fare comunque un ringraziamento al fiume Adige che ha portato questo territorio a sposare, a far sì che sposi la vite. Quindi direi una bellissima introspettiva. Luigi, te cosa dici della degustazione? Convieni? Io dico che questo vino ha soddisfatto appieno i nostri obiettivi e quello che ci aspettavamo. A me hai riservato il rosso, perciò questo Merlot che tu vinifichi qua a terrazzo. E ti dirò che la curiosità è veramente tanta, perché già riuscire a fare vino in questo, diciamo, areale, riuscire a portare a casa un risultato è già un bel obiettivo, ma riuscire a fare anche del vino rosso di queste caratteristiche è veramente una cosa che ti dà merito. Come ti è venuta sta pazzia? Giustamente l'hai chiamata pazzia. Questo detto da te, ma detto da tanti altri. Però a me piacciono le pazzie e le sfide le affronto e le cerco molto volentieri, perché da una sfida, da una gara vinta, da un'avventura porti a casa grosse soddisfazioni. Il Merlot è dove ci siamo impegnati più di tutti gli altri vitigni, perché è quello più difficile da fare. È vero che serve il terreno, perché serve l'argilla, serve la mineralità, serve ricchezza nel terreno, ma serve anche tecnica produttiva. Ci sono stati dei confronti a volte fra il territorio e la tecnica di produzione. Io sono propenso che conta sì il territorio, ma è importantissima anche la tecnica di produzione. Nel nostro caso credo che abbia vinto un po' di territorio, ma anche la tecnica di produzione.
Parlarne e basta è sempre una cosa che non fa mai onore né al prodotto né al produttore. Ma intanto che l'uva volevo chiederti, rese per ettaro e che tipo di raccolta fai dell'uva? Se preferisci la manuale o se qua invece ti spingi un po' più verso quella meccanica? La meccanica, la raccolta meccanica, l'azienda la vede solo per le uve che vendiamo. Le uve che noi trasformiamo in vino solo raccolta manuale, messa dentro cassette da 5-6 kg e appassimento per i rossi che può arrivare anche a 40-50 giorni, dipende dal grado babbo che rimane. Noi puntiamo sempre sui 27-28 gradi babbo prima di trasformare. Una volta fatto l'appassimento per il livello giusto che riteniamo opportuno, passiamo alla diraspatura. Dopo la raspatura mettiamo dentro nei fermentatori senza passare per la pregiatura, perché la fermentazione logicamente la facciamo con le bucce, con dei fermentatori da 60 ettolitri dove dentro c'è una pala che fa una rotazione all'ora, perché? Per fare la rimonta del mosto sulle bucce in modo che le bucce lasciano al mosto tutti i colori e i profumi che le bucce contengono. È una lavorazione molto morbida per evitare, questo girolora permette di fare questa rimonta senza rovinare le bucce e senza frantumarle, altrimenti avremo depositi di fece e tanta polvere e pulviscolo dentro al mosto, che poi bisognerebbe filtrarlo e fare altre lavorazioni ulteriori. Oltre a una preparazione tecnica invidiabile, però la mia curiosità personale cresce. È logico che questo è il sogno, tra virgolette, della tua vita. Sei riuscito a realizzare, secondo me, qualcosa che già vedevi da tanti anni. Ma dimmi la verità, le carezze cos'è per te? Le carezze è un sogno raggiunto, un sogno realizzato, perché da sempre ho pensato al verde, alla biodiversità, a un ambiente sano. Se poi abbiamo aggiunto anche il vino, che è sempre stato un qualcosa che ho adorato, insomma, penso che meglio di così non poteva andarmi. Luigi, però adesso, io te l'ho versato, adesso ne parliamo un po' perché questo è il tuo, questo è il mio. Vedo già dal colore che non mi hai detto tutto, ma qua siamo di fronte a un po' di appassimento. Sì, c'è l'appassimento. L'appassimento, prima mi pare di aver accennato che le raccogliamo nelle cassettine da 5-6 kg, poi le portiamo nella zona appassimento che avete visto, con i ventilatori, per un periodo più o meno lungo a seconda del grado di maturazione della raccolta e di quello che voglio ottenere nel vino. Se vuoi un'alta gradazione alcolica, media o bassa, decidi i giorni di appassimento. Questo è un appassimento che supera i 40 giorni, questo qua. Un appassimento così importante per un vino importante. Tu lo volevi proprio così? Sì. E ho capito anche che nella fase di appassimento non perdi solo acqua, ma ci sono gli zuccheri che subiscono delle evoluzioni importanti per quanto riguarda il profumo e il colore. Cioè l'appassimento dà ricchezza in questo senso, quindi non è solo un aumento del grado alcolico, ma anche un aumento di profumi e di sapori e di consistenza dentro di questo prodotto. Effettivamente è importante. Già il colore, vedi, questo è un rosso impenetrabile, tendenzialmente recita ancora molta giovinezza. Io questo qua lo vedo in una prospettiva di almeno 5-10 anni, senza nessun problema. E gli archetti tensionali anche denotano il fatto di un'alcolicità moderata, ma io immagino ben trattenuta da un estratto che è in equilibrio. E questo mi fa già presagire glicerine ben in assetto, mi fa già un bicchiere veramente di sostanza. Ma volevo anche vedere i profumi. I profumi sono tipici di un Merlot, ma già ben avviato ad una carriera non solo da solista ma da interprete di una tavola molto importante. Belle le punteggiature della frutta rossa che sono sempre di sottobosco, mirtillo, c'è questa zona anche di ciliegia nera che mi piace molto, poi tutta la zona di terziari, queste zone terpeniche che mi piacciono tantissimo, un po' di tabacco, la cenere, andiamo anche sul cacao, ma ancora un cacao che si deve ben affinare, note anche un po' di china
sul finale, senti che scivola e poi torna tutto ancora con questa diciamo marmellata, ma non è una marmellata, è proprio questa frutta sotto spirito che riesce a chiudere il bicchiere in maniera proprio bella. Però voglio sentire anche la bocca, perché sennò recitiamo le cose a metà. E credo che qua mi darai un buon supporto anche tu, Luigi, perché è un centro bocca lineare, preciso, di una bella profondità, un vino che vuole essere lungo, ma che arriverà ad avere una lunghezza in profondità soltanto, penso, tra 2 o 3 anni, perché questo è un vino che va, ma penso sia quello che volevi ottenere tu, atteso e che si vuole far attendere, anche se servito in tavola non è che faccia la sua brutta figura. Io lo servirei con una arrosti, una carne importante, anche del capriolo in salmì, potremmo andare su anche cinghiali al cacao, o tutto quello che è la cucina più, diciamo, tonale, più che griglia, perché la griglia secondo me richiede altro tipo di... lo rovinerei un pochino. Cosa ne pensi, Luigi, di questa degustazione? È vero che è un vino importante ed è un vino che merita ancora un affinamento per qualche anno e per diversi anni, però ti dirò che io lo bevo volentieri anche adesso, perché sento che in bocca ha questa acidità. È vero che ha un po' di tannicità, ma se abbinato con il cibo giusto questa tannicità ci sta. Quando c'è un po' di grassezza con questo vino, questi sgarbo di riserva, quindi è buono adesso e sa buono fra 10 anni. È vero, è vero. Penso che sì. Tannini soffici e ben lievigati, Esatto. mi piacciono tantissimo. Pur essendo giovane l'accetti volentieri. È vero, e questo qua potrebbe tenerci ancora qua per delle ore. Una curiosità anche, questo effetto qua è un po' legato anche al mio nome, perché siamo effetto Marangoni questa qua. È vero? Concordo. Ho avuto una storia, sono stato quasi obbligato a essere E qua nasce la parte del tecnico. Allora Luigi, posso fare anche un brindisi con te? E come devo dirti, ad un sogno raggiunto allora? Ma è passato un sogno, ce n'è un altro. È sempre così nella vita. Prendiamo il prossimo. Hai la saggezza. Allora Luigi, mi hai fatto fare un giro in cantina e vedo anche un uso moderato di legni e vedo che adesso iniziamo a divertirci con una bottiglia e la cieca. Mi metti alla prova sentendo di cosa stiamo parlando e di cosa stiamo anche assaggiando. Anche perché, avendo assistito alle 2 degustazioni sia di Marco che di Enrico, ho capito una cosa qua della cantina Le Carezze, che nulla è come sembra. Dunque avete fatto una bella ricerca prima di iniziare a far vino. E questa secondo me è una bellissima prova, tanto vedo che è bianco dalla bottiglia. Credo che sia una sorpresa per te, perché chi ha fatto una cantina terrazzo prendendo anche del pazzo ha avuto il coraggio anche di piantare un vitigno diverso dagli altri. Però non mi accennare niente. Non ti dico niente, assaggia e poi ne parliamo. Anche perché la pazzia, come nel mondo del lavoro e anche nel mondo del vino, è sentore di capacità, di crescere e curiosità. I pionieri sono di pazzi, insomma, se vuoi cambiare le cose devi azzardare un pochettino. Infatti, e poi io dico sempre che sono una persona curiosa, bisogna esplorare nel mondo, bisogna viaggiare e anche con un bel viaggio anche nel vino. Certo. Innanzitutto, allora Luigi, il colore è bello, luminoso, un bel giallo intenso e presumo che faccia anche un po' di legno oppure un leggero appassimento. Beh, al naso si mi conferma che fa legno, uso moderato, come ho detto prima. Qua è una bella difficoltà. Allora, diciamo che è un vino che è coerente nel visivo, ok? Perché quello che mi dice in testa mia il visivo, vedendo il colore, questo giallo intenso, belli gli archetti, una bella glicerina, è tutto corrispondente nel palato. È un vino che lo sento quasi salato, bello, però una bella morbidezza data dalle glicerine e soprattutto è un vino che è persistente. Non è un vino classico bianco da bar, passami questo termine, ok? È un vino che può essere sia d'aperitivo, però questo qua sta benissimo sia con le carni bianche e anche con i pesci strutturati, pesci sotto sale, pesci alla griglia.
dire il vitigno, qua... Allora, c'è un'arma in mia difesa, però. L'uso del legno. Il legno, diciamo, che mi può coprire il DNA proprio del vitigno. Potrei azzardare un pino grigio, però non cresce, non viene qua nella pianura. Ti cedo la parola e poi mi dici cosa ho sbagliato e poi magari cosa che ho fatto giusto. Spero più le cose giuste che sbagliate. Hai azzeccato tutto, perché in effetti ha fatto del legno, questo qua. Ha fatto 2 mesi di legno, non eccessivo per evitare... No, ma infatti è giusto, è giusto. In più ha fatto qualcosa in più, perché questo vino ha fatto 2 ore anche di macerazione sulle bucce, 2 ore, perché prenda quel colore che... Sì, che per estrarre il colore. Il colore e anche qualche profumo in più, anche questa persistenza gustativa. Comunque, diciamo, i sapori che hai assaggiato, quello che hai detto, è quello che anch'io trovo perfetto. Io guarda, io intanto l'apro delicatamente, perché penso che sia una chicca. Jupiter. Allora, come mai il nome Jupiter? Abbiamo creato questa linea con i nomi di divinità greche, perché divinità greche ce ne sono tante e ognuna ha le sue caratteristiche, quindi si abbina alle caratteristiche anche di ogni vitigno. Abbiamo Vulcanus perché è l'energia e la forza, Jupiter è sempre un Giove detto alla greca, no? Però anche questa è una potenza sul bianco, perché anche questo qua esprime il massimo, quindi questo nome vogliamo che interpreti anche le caratteristiche del vino. Poi abbiamo Diana, abbiamo tanti altri vini e ognuno cerchiamo di fare l'abbinamento in base alle caratteristiche del vino e alle caratteristiche del dio greco. Questo è un vitigno un po' particolare. È un vitigno non italiano, ma arriva dalla Slovacchia. Questo Mi ha messo bene la prova, però. è considerato il vino dell'imperatrice, perché l'imperatrice d'Austria beveva solo questo vino, per le sue caratteristiche, per i suoi profumi. Però loro usavano a berlo un po' più dolce. Noi amiamo il vino secco, insomma, fa parte un po' delle nostre esigenze, delle nostre caratteristiche. Il vino si chiama Palava, che viene prodotto nel paese Palava, che è un paese della Slovacchia, è un paese meraviglioso e fanno la festa del vino anche in questa zona proprio per fare le degustazioni alla grande per questo vino particolare. E come adesso guardando anche le retrobottiglia, le retroetichetta, vedo 14 gradi alcol. Complimenti perché l'estratto è magistrale e l'alcol proprio non si sente. Dunque bellissimo, diciamo, bella riscoperta. Grazie mille di questa bottiglia alla cieca che mi ha aperto gli occhi, però anche se era la cieca, su un vitigno che non conoscevo. Grazie. Alla vostra. Per conoscere la storia della cantina Le Carezze abbiamo deciso di lasciar parlare il vino. Sono stati un Iris, uno Jupiter bianco e un Vulcanus a raccontarci con i loro aromi e i loro profumi la terra in cui sono nati e le botti in cui hanno riposato. 3 vini che raccontano anche una storia fatta di sogni e duro lavoro, quella di Luigi Marangoni.